sostanzialmente si vede che sul fianco sinistro della valle del Vajont esisteva una enorme massa di materiale che era franato a valle in epoca postglaciale e che chiaramente potenzialmente avrebbe potuto rimobilizzarsi con la creazione del lago. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Vajont. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla Voce del Vajont. Figlio di Edoardo Semenza, il geologo che ha scoperto la frana del Vajont, e nipote di Carlo Semenza, ingegnere progettista della diga. Signore e signori, abbiamo il piacere di avere con noi oggi il geologo dottor Pietro Semenza. Benvenuto Pietro, come stai? Non c'è male, buongiorno anche a te. Sto abbastanza bene, grazie. Grazie per essere con noi oggi. Prego. Come ho detto poc'anzi, tu sei un geologo di professione. Inizio col chiederti se la figura di tuo padre abbia in qualche modo avuto un'influenza nella scelta del tuo percorso di studi e in quali occasioni hai avuto modo di studiare la frana del Vajont. Mm. Ma guarda, probabilmente ha avuto anche una certa influenza, ma sicuramente non un'influenza diretta. Ecco, lui, quando è stato il momento di decidere che studi intraprendere, non mi ha mai consigliato, non mi ha mai tantomeno imposto di scegliere un certo percorso di studi piuttosto che un altro. Ecco. Sicuramente le scienze geologiche era un argomento che mi interessava, mi affascinava in quel periodo e quindi ho deciso abbastanza di getto, ecco, di intraprendere questo corso di studi, che al momento era effettivamente probabilmente quello che mi interessava di più, ecco. Per quello che riguarda le occasioni in cui ho avuto modo di frequentare la frana del Vajont, beh, io fin da piccolo noi abbiamo, come famiglia anche, abbiamo fatto diverse escursioni, abbiamo una casa lì vicino in Alpago, in provincia di Belluno, che dista pochi chilometri in linea d'aria dal Vajont. Ho frequentato in varie occasioni fin da bambino, ecco. Dopodiché, magari anche quando ero un po' più grande, con mio padre l'ho accompagnato varie volte con gruppi di studenti, di colleghi. Lui frequentava spesso la Valle del Vajont, accompagnava dei gruppi, come dico, di colleghi, studenti, perché ci teneva molto a far conoscere i luoghi e illustrare la valle e la frana sia dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto anche dagli aspetti geologici. Ecco, lui era molto disponibile, ecco, a chi glielo chiedeva, ad accompagnarlo sul posto, fargli conoscere tutte le caratteristiche che sono molto peculiari dal punto di vista geologico. Probabilmente avrai avuto modo di studiarla anche tu. Ecco, gli aspetti geologici sono molto particolari. Rispetto anche a valli molto simili, ecco, la geologia di quella zona è particolare, ci sono degli aspetti che la rendono abbastanza unica nel suo genere, perché durante tutti i suoi rilievi, i suoi studi, lui si è reso conto che solo con una conoscenza diretta fatta sul posto ci si poteva rendere conto della reale situazione geologica, in particolar modo in una valle così complessa, come dicevo, dal punto di vista geologico come quella del Vajont, ecco. E lui era contento e insomma disponibile quindi di portarli sul posto e illustrare tutto quello che lui aveva conosciuto in tanti anni di carriera accademica e professionale e in particolare degli studi che aveva effettuato sul posto.
Ottimo, quindi la frana del Vajont è ancora oggi la più studiata al mondo. Come ricordavo prima, tuo padre, il dottor Edoardo Semenza, è stato il primo a scoprirla. Ci parlavi proprio adesso della geologia particolare della valle. Ci racconti un po' come ha condotto le sue ricerche, come è arrivato alle sue conclusioni e dal punto di vista geologico quali sono le peculiarità di questa valle? Sì, dunque, diciamo, la frequentazione della Valle del Vajont da parte di mio padre è cominciata nel 59. Sostanzialmente, ehm, lui ha cominciato a studiare la frana, e la zona della Valle del Vajont nel luglio del 59, perché era successo questo, che nel marzo, il 22 marzo 59, è successa la frana a Pontesei. Pontesei è una località nella Valle di Zoldo, che è una valle affluente di destra del fiume Piave, più o meno di fronte a quella del Vajont. E in questo invaso, che era sempre della Società Adriatica di Elettricità, che era in fase di ultimazione, è scivolata a valle una frana di grandi dimensioni, che non aveva nulla a che fare con la dimensione di quella del Vajont, ma che comunque ha destato una grossa preoccupazione nei responsabili dell'impianto del Vajont, perché scendendo nell'invaso ha generato un'onda che poi ha provocato anche una vittima. Questo è stato come un campanello di allarme, che ha fatto sì che i responsabili, i progettisti, decidessero di intraprendere tutta una serie di approfondimenti, di rilievi, di studi per vedere se anche nella Valle del Vajont ci fosse la possibilità di una simile situazione di criticità per instabilità dei versanti. Come dicevo, nel 59 la diga era in fase di ultimazione e sostanzialmente a luglio del 59 ci fu un sopralluogo sul posto a cui parteciparono l'ingegner Müller, che era stato incaricato di fare questi approfondimenti, i progettisti della diga e anche mio padre. Subito dopo, credo il 24 luglio del 59, ha ricevuto un incarico formale per effettuare uno studio sui versanti che sovrastavano la valle del Vajont, in particolare nella zona del previsto invaso, e lui si mise subito al lavoro. Studiò tutti i versanti che afferivano alla zona del futuro invaso, cominciando dalla zona in destra. Qui vedete la zona del cantiere della ditta Torno. Questa era la zona sotto il paese di Erto, sempre in destra, dove c'erano alcuni piccoli fenomeni superficiali, ma che non destavano grosse preoccupazioni per la stabilità generale dei versanti. Anche perché, scusami se ti interrompo, Pietro, Sì, prima, quando è stato consegnato la relazione geologica per la costruzione della diga nel 1948, il sì, professore Giorgio Dal Piaz aveva effettuato dei rilievi geologici sulla stabilità di Erto e della sella di Sant'Osvaldo proprio perché c'erano certo. delle preoccupazioni, come ricordavi tu, degli spostamenti che però non destavano alcun sospetto, No, infatti, il professor Dal Piazza aveva anche lui rilevato la zona, chiaramente, aveva, diciamo, illustrato quelle che erano le, le potenziali zone di criticità, ma che chiaramente mh, non aveva individuato
quello che poi si è visto e che adesso vado a illustrare. Inoltre, ecco, uno degli aspetti su cui si era soffermato il professor Dal Piazza era questa che si vede nell'immagine, la zona della cosiddetta Pineda, ecco, che è una località sulla sinistra idrografica nella quale c'è un grosso ammasso di materiale franato dal versante destro, di materiale prevalentemente sciolto, che però poggiava su una superficie orizzontale e che non destava sostanzialmente grosse preoccupazioni perché al massimo poteva dar luogo ad alcuni fenomeni di scivolamento superficiale e non di grandi dimensioni. Ecco. Mentre invece sul versante sinistro più vicino alla diga, quello che vedete qui nell'immagine, che è un po' buia ma si vede comunque, oltre la cabina comandi che vedete sulla destra, c'era una zona che praticamente costituiva come una protuberanza che sporgeva dal resto del versante e che era chiamata Pian del Toc. Il Pian del Toc era una zona in sinistra costituita da un ammasso roccioso apparentemente imposto, cioè che non aveva subito apparentemente movimenti, nel quale l'aspetto esteriore, guardato dal versante di destra, costituiva sostanzialmente una massa di roccia che aveva un aspetto stratificato e tendenzialmente non sembrava che potesse essere franato, ma guardato più nel dettaglio, più da vicino, presentava degli aspetti peculiari di fratturazione, specialmente nelle pareti verso ovest e verso est, che denotavano che sicuramente aveva subito un movimento che è stato ipotizzato fosse avvenuto nel periodo subito dopo l'ultima glaciazione, quando il ghiacciaio si era ritirato dalla valle e aveva tolto il sostegno al piede a questa massa. Come dicevo, l'aspetto sul fronte della massa era apparentemente indisturbato. Qui vedete la massa vista dal versante destro. Qui lo vedete sulla parete verso est e vedete questo canalone che si vede riempito di ghiaia che sostanzialmente costituiva l'affioramento di quella che poi è stata individuata come la superficie di scivolamento della vecchia frana, perché qui si è parlato ovviamente di una frana che, essendo scesa a valle probabilmente alcune decine di migliaia di anni fa, dopo l'ultima glaciazione, aveva subito un movimento lungo una superficie e lungo su questa superficie si era verificato un fenomeno che in geologia, in particolare in geologia strutturale, viene detto millonisi, cioè macinazione del materiale lungo una superficie di movimento, che di solito in geologia strutturale è una faglia, e che in questo caso invece era un movimento franoso. Come vedete è costituito proprio questa zona da ghiaia. Qui vedete la parete occidentale lungo la quale sono state praticamente tracciate le principali zone di frattura, ecco, perché il materiale franando lungo una superficie curva ha subito dei movimenti e degli assestamenti e ci sono stati dei movimenti all'interno della massa che hanno determinato queste fratture.
Inoltre, un aspetto molto peculiare e importante della Paleofrana era la presenza sul lato opposto della valle di una massa che è stata denominata da mio padre Colle Isolato. Isolato perché? Perché era stato separato dalla massa principale della frana sul lato sinistro dall'erosione dell'acqua che una volta sbarrata la valle e verificatosi il fenomeno di tracimazione, era stato praticamente separato dal resto della massa da un fenomeno di escavazione molto rapida, un caso di sostanzialmente alveo epigenetico che aveva inciso la massa franata e aveva separato questa massa dal resto. Chiaramente l'aspetto dalla foto non è molto evidente, ma andandolo a esaminare in dettaglio si vedeva che questo aveva caratteristiche geologiche di giacitura, di tipologia di roccia che non erano concordanti con il resto del versante sul lato destro della valle. In più, Il colle, scusa Pietro, il colle isolato è ancora visibile oggi? sì, non come lo vedete in questa foto, perché chiaramente dopo la grande frana dell'ottobre 63 ha subito un movimento, una compattazione e una modifica del suo aspetto e della sua struttura. Ecco, la zona, certo, del Colle Isolato è ancora visibile oggi, sì, sì. Eh, Sul versante sinistro c'era una zona che è chiamata il Pian della Pozza e questa era stata interpretata eh, nell'agosto del 59 come il punto dove la superficie di scivolamento emergeva. In realtà si trattava di una semplice piega nel materiale franato che addirittura in tempi precedenti era stata interpretata come una dolina di origine carsica, ma che in realtà era proprio un effetto del ripiegamento della massa e che poi aveva determinato questa depressione. E in base a tutti questi evidenze di campagna, quindi è stata formulata più che una semplice ipotesi, direi una diagnosi, cioè che sul versante sinistro della Valle del Vajont, che qui vedete nell'immagine, era presente una massa di notevoli dimensioni. All'inizio si pensava che fosse di circa 50 milioni di metri cubi, ma poi dopo approfondimenti e rilievi successivi si è rivelata essere di dimensioni molto maggiori, quindi oltre 200 milioni di metri cubi. E come dicevo all'inizio, la superficie della massa franata si pensava che terminasse in quella che vedete con il tratteggio lungo. Ecco. In realtà, dopo l'esecuzione dei sondaggi, degli approfondimenti che sono stati fatti a seguito della presentazione dei primi risultati dello studio, si è visto che la superficie emergeva molto più a monte, circa 300 metri più a monte, in quella che vedete tratteggiata con questo tratteggio piccolo. E qui in queste due sezioni geologiche si può riassumere diciamo, le conclusioni alle quali era giunto mio padre dapprima nell'agosto del 59, quindi appena un mese dopo che aveva ricevuto l'incarico di studiare la zona, e che è quella che vedete in alto e che è tratta dallo studio Giudici e Semenza presentato nel giugno 60, mentre l'altra deriva da approfondimenti successivi, perfezionamenti
che gli hanno permesso di identificare una superficie di scivolamento di forma ben diversa, dapprima verso il basso più orizzontale e poi più inclinata verso monte. E si può capire bene che le dimensioni della frana, in questa ipotesi che voi vedete denominata con la lettera B, era di dimensioni molto maggiori. Come dicevo, oltre 250 milioni di metri cubi. Inoltre c'era questo aspetto molto particolare perché sostanzialmente, come dicevo prima, durante la frana che era scivolata a valle in epoca post-glaciale, era stato sbarrato il corso dell'antico torrente Vajont. E qui nella foto si può vedere l'antico alveo del torrente Vajont, che è questo in bianco, che era praticamente sovrastato dal materiale che gli era franato sopra. E sulla destra, qui non si vede bene perché è in ombra, c'è un sottilissimo alveo che è quello nuovo, sostanzialmente che il torrente Vajont si è scavato dopo lo scivolamento a valle della Paleofrana e che era presente fino al 1963 e che era sormontato da questo ponticello che era il famoso ponte del Colombert, che vedete qui in bianco sulla destra in alto della foto. Sostanzialmente quindi queste immagini ritraggono gli aspetti fondamentali di quelle che erano le conclusioni alle quali era giunto dopo i primi rilievi, come dicevo, e dopo anche gli approfondimenti che ha eseguito dopo il settembre del 1959 con l'aiuto del dottor Giudici che si è affiancato a lui nello studio della valle. Questo è uno schizzo tracciato sul taccuino di campagna da mio padre e che illustrò a mio nonno, l'ingegner Carlo Semenza, progettista della diga, già ad agosto del 1959, quindi appena un mese dopo l'inizio dei suoi rilievi, dei suoi studi nella Valle del Vajont. Sostanzialmente si vede la situazione prima della discesa della Paleofrana, poi la situazione appena avvenuto il franamento e contrassegnato dal numero 3 l'incisione del nuovo alveo del torrente Vajont e l'alveo relitto coperto da parte del materiale che costituiva l'ammasso di frana lasciato sul versante destro che, come dicevo prima, era stato denominato colle isolato. Questo schizzo è stato riveduto e corretto recentemente in quello che vedete sulla destra in basso e che chiaramente ritrae in maniera abbastanza evidente la situazione che lui ha rilevato nei suoi studi negli anni tra il 59 e il 60. Come vedete l'alveo precedente era di dimensioni molto maggiori, quello invece recente era molto più inciso, era una valle molto più stretta perché il torrente aveva lavorato con più energia e in maniera molto più veloce. In questo schizzo di sezione geologica che vedete, riveduto e corretto, si vede chiaramente quello che è la situazione della Valle del Vajont prima della frana. Voi lo vedete girato con il sud a sinistra e il nord a destra, ma si vede bene e anche dal punto di vista delle dimensioni, quelle che sono anche le proporzioni della massa di frana nelle dimensioni dell'alveo epigenetico e del collo isolato.
e fa anche capire la posizione della superficie di rottura della paleofrana e quella della nuova frana su cui si è impostato il movimento del 1963. Ehm, ecco, come dicevo, l'aspetto della massa presente sul fianco sinistro della Valle del Vajont, come potete vedere qui, poteva dar luogo anche a interpretazioni che diciamo, denotavano la presenza di una massa in posto, ma così non era, come abbiamo visto da tutte le immagini trascorse precedentemente, e questo probabilmente era anche il motivo per cui chi aveva studiato la valle precedentemente non si era accorto, ecco, della presenza di una massa franata, perché guardata dal fronte ha l'aspetto di una massa tutto sommato integra e che poteva dar luogo a un'interpretazione come di una massa in posto e non una massa che aveva subito un movimento. Quindi mi dicevi prima che la massa di frana poteva dare l'impressione di essere, diciamo, in loco e non una paleofrana che si era rimessa in movimento, che si poteva rimettere in movimento. Si può dire che la scoperta di Colle Isolato è stata determinante per tuo padre per capire che si trattasse di una paleofrana che si era già mossa e non di una formazione in loco? Sì, beh, diciamo che sicuramente era uno degli aspetti e delle evidenze geologiche che hanno portato mio padre a arrivare a queste conclusioni che sostanzialmente nella Valle del Vajont si era verificato un grande, imponente movimento franoso che aveva sbarrato la valle e che aveva lasciato sul versante destro una porzione relitta della frana staccata dal resto perché in epoca successiva al franamento e alla messa in posto della paleofrana si era verificato un fenomeno di erosione ad opera delle acque del torrente Vajont che comunque continuava a scendere a valle e dopo aver formato un lago, tracimando, si era creato un nuovo alveo leggermente più a sud di quello precedente e, come dicevo prima, anche molto più inciso e con una forra molto più stretta di quella che era in precedenza. Ecco, questo sicuramente il collo isolato, quindi è una delle evidenze che maggiormente lo hanno portato alle sue conclusioni. E prima invece ci mostravi la foto del Monte Toc con due diversi perimetri della frana, il primo del 1959 con la linea tratteggiata bianca più lunga e il secondo invece quella tratteggiata più corta a forma di M che poi da alcuni è stata chiamata la M di Müller negli anni, ma Sì, diciamo sì, per sì, farci ecco, capire. no, certo, in queste due immagini, in questa immagine si vede un po' il riassunto di quello che era l'aspetto del versante sinistro della Valle del Vajont e si vedono le perimetrazioni secondo la prima ipotesi, quindi la linea tratteggiata a tratteggio più lungo e l'altra a tratteggio più corto. Quindi, come dicevo, la prima derivava da un'ipotesi di superficie di scivolamento che emergeva ad una quota di circa 850 metri e l'altra ad una quota ben maggiore, intorno ai 1100-1120 metri. E sostanzialmente da questa immagine che ritrae il fianco sinistro della Valle del Vajont, si riassume un po' tutto quello che era
diciamo la conoscenza e le conclusioni a cui era arrivato, nella quale sostanzialmente si vede che sul fianco sinistro della valle del Vajont esisteva una enorme massa di materiale che era franato a valle in epoca postglaciale e che chiaramente potenzialmente avrebbe potuto rimobilizzarsi con la creazione del lago, l'innalzamento del livello idrico e l'imbibizione degli strati che erano vicini alla superficie di scivolamento della paleofrana. Certamente. E poi la forma, diciamo il perimetro a forma di M è stato confermato dalla fessura che si è andata a formare sul Monte Toc a seguito della frana del 4 novembre del 1960. Sì, diciamo che prima era stato tracciato non in maniera così precisa, dopo il novembre del 60, con il movimento importante della frana che è avvenuta il 4 novembre, quando ha cominciato a muoversi davvero e chiaramente è comparsa questa fessura che ha permesso di delimitare in maniera molto più precisa la massa che stava muovendosi. Facciamo un piccolo salto avanti con degli Sì, aspetti anche storici. In seguito alla frana del novembre del 1960 il livello del lago è stato abbassato, sono state proposte diverse soluzioni, diciamo, per studiare e gestire la frana. Una di queste è stata la costruzione della galleria di bypass, in modo tale sì, che certo. il lago, se la frana avesse ostruito la forra, i due laghi residui avrebbero potuto continuare a parlarsi. L'ingegner Müller è stato chiamato nuovamente a studiare in maggior dettaglio la frana. E poi, dopo che è stata costruita la galleria di Sorpasso Frana, nell'ottobre del 61, il livello del lago è stato riattivato, è stato rinnalzato, con l'ultima richiesta di tuo nonno, l'ingegner Carlo Semenza, che poi sarebbe morto il 30 ottobre proprio di quell'anno. E dal 30 più o meno dalla morte dell'ingegner Carlo Semenza, poi Edoardo Semenza non si è più occupato dello studio della frana fino a dopo il 9 ottobre 63. Ehm, Volevo aggiungere anche, sempre come nota storica, che tra le misure che sono state prese, oltre alla galleria di sorpasso frana e l'abbassamento del lago, c'è stato la costruzione di un modello in scala della valle a 9 di Vittorio Veneto, in scala 1:200, nel quale tuo padre ha fornito il piano di scivolamento della frana per effettuare gli esperimenti. Ma andiamo, diciamo, avanti fino alla notte del 9 ottobre 1963, quando questa immensa massa di frana di 270 milioni di metri cubi si stacca dal Monte Toc, si riversa all'interno del lago ad una velocità di circa 100 chilometri all'ora. Quello che ti volevo chiedere è, secondo diversi studi eh, fatti successivamente al disastro, la presenza di argilla al di sotto della frana, ha giocato un ruolo fondamentale nell'aumentare la velocità di caduta della frana che, dicevo poco fa, è stata di 100 chilometri all'ora. Ci puoi parlare di questo aspetto della presenza dell'argilla da un punto di vista geologico? Allora, in questa immagine si possono vedere due sezioni geologiche della massa di frana, prima della frana del 63 e dopo. E chiaramente nella parte alta si vede quello che era l'aspetto della Valle del Vajont fino all'ottobre 63. Si vede la massa di frana, è evidenziata in rosso la superficie di rottura della paleofrana e anche quella della nuova frana, quindi del 63.
Si vede anche la superficie di rottura della frana del 4 novembre del 60 e anche la superficie di contatto tra il colle isolato e i depositi fluviali sottostanti. Nella sezione sotto si vede una sezione geologica, quindi una ricostruzione della massa franata, quindi come si presenta adesso sostanzialmente dopo la frana del 9 ottobre 63. Per venire alla tua domanda, la superficie di frana si è impostata in una zona, in uno orizzonte geologico nel quale sono presenti delle formazioni rocciose che contengono degli strati, degli interstrati meglio argillosi. Questi livelli hanno giocato un ruolo molto importante nel movimento perché non hanno caratteristiche che dal punto di vista geotecnico praticamente comportano una resistenza notevole, anzi sono molto scadenti e in particolare perdono di resistenza in presenza di acqua, quindi quando sono imbibite d'acqua diventano assumono caratteristiche geotecniche molto scadenti e su queste si è impostato il movimento. Questo materiale è stato studiato in dettaglio chiaramente dopo il movimento franoso e in particolare negli anni 70-80, soprattutto da due geotecnici americani, statunitensi, che erano il professor Randon e il professor Patton, che hanno fatto uno studio molto dettagliato su questi livelli. Qui vedete alcune immagini delle fasi di rilievo e di campionamento di questi livelli che sono, come dicevo, interstrati argillosi all'interno di una formazione che normalmente ha composizione calcarea, prevalentemente calcarea. Questi sono tutti i punti di campionamento nei quali sono stati fatti prelievi di campioni che poi sono stati analizzati e praticamente si è visto in laboratorio che la caratteristica di questi materiali, che sono argille, si chiamano monmoridonitiche, hanno delle proprietà che scadono molto con l'imbibizione ad opera dell'acqua. L'acqua chiaramente lungo la parte bassa della superficie di distacco e di scivolamento era presente quando il livello del lago si è innalzato e questo ha fatto sì che la, la massa scivolasse a valle con maggiore velocità sicuramente perché hanno costituito una superficie, un livello lungo il quale il movimento si è sviluppato e prodotto in maniera molto più intensa e con una velocità molto maggiore di quello che si sarebbe potuto aspettarsi senza la presenza di questi livelli argillosi. Certamente. Adesso parlando della superficie di scivolamento e della superficie di rottura, come accennavo anche prima, il dottor Edoardo Semenza, che in questa intervista stiamo alternando con il suo nome, cognome e titolo e l'appellativo tuo padre, perché a seconda a Mm. seconda del sentimento, diciamo. Ehm, il dottor Edoardo Semenza ha fornito il profilo di una possibile superficie di rottura per le prove del modello in scala a 9 di Vittorio Veneto. Se guardiamo quella che hai mostrato nell'immagine precedente, ma anche quello che si vede sul Vajont, diciamo sul Monte Toc, la superficie di rottura reale si è rivelata essere molto vicina a quella che tuo padre aveva ipotizzato. Quali sono gli elementi che gli hanno permesso di delineare una superficie così accurata?
Dunque, allora, per quello che riguarda il modello idraulico di Nove, che è stato realizzato ad opera del professor Ghetti dell'Università di Padova, nella sede di Nove, vicino a Vittorio Veneto. Ehm, diciamo, i primi esperimenti che sono stati condotti su una superficie piana, inclinata. Era sostanzialmente costituita da tavole di legno ricoperte da una lamiera azzeccata, sulla quale si è ipotizzato che almeno prima battuta potesse verificarsi gli effetti dello scivolamento a valle della frana in un invaso che era stato costruito in scala 1 a 200. Dopodiché, nelle successive fasi della sperimentazione, questa superficie è stata perfezionata e sono state fornite indicazioni sulla forma, sul grado di curvatura che sostanzialmente è stato riprodotto più fedelmente anche sulla base dei rilievi che erano nel frattempo stati condotti, dei sondaggi che erano stati eseguiti sia nella parte bassa, diciamo, del versante, sia nella parte alta. Sono stati eseguiti anche dei cunicoli appositamente per vedere eh, che profondità, che spessore aveva la massa della paleofrana in quel punto e che caratteristiche potevano avere i livelli di roccia nei pressi della vecchia superficie di rottura. Tutti questi elementi derivanti da rilievi di superficie, i sondaggi eseguiti sulla massa di frana nella parte bassa del versante sinistro del torrente Vajont e anche i cunicoli eseguiti nella parte alta della massa franata della paleofrana, hanno fatto sì che la ricostruzione della superficie di scivolamento della paleofrana fosse riprodotta in maniera molto più fedele rispetto alla prima ipotesi. E questa chiaramente, queste informazioni sono state tradotte in numerosi profili che sono stati forniti a- all'Università di Padova, a chi stava conducendo le prove e gli esperimenti sul modello idraulico in scala e hanno permesso di costruire una superficie di scivolamento del modello che non era più fatta in tavole di legno ricoperte da lamiera, ma era una superficie creata ovviamente in scala come l'altra, ma anche con una forma che riproduceva sostanzialmente quella che vedete in questa sezione B. Ecco, chiaramente sono stati forniti numerose sezioni e quindi nelle tre dimensioni assumeva l'aspetto effettivamente di una superficie curva, con andamento curvo, che presentava nella parte bassa questa specie di sedile, come è stato chiamato, in cui si vedeva che la parte bassa della superficie di scivolamento aveva un andamento più quasi suborizzontale, mentre quella più verso sud, cioè più verso monte, era molto più inclinata fino anche a quasi 40 gradi. Questo ha permesso di condurre analisi e esperimenti sul modello che erano sicuramente molto più rispondenti a quella che era la situazione reale del versante sinistro del Vajont. Sì, ricordiamo che il modello in scala è stato testato con un tempo di caduta minimo
di 1 minuto, il reale tempo di caduta della frana invece è stato di circa 25 secondi, quindi 1/3 più breve di quello che era stato testato. Pro Certo, certo, era chiaramente risentiva di varie approssimazioni, sia per quello che riguardava la superficie di scivolamento, come abbiamo detto, che è stata poi perfezionata nel tempo, ma anche dal punto di vista del materiale che si faceva franare, ecco, perché dapprima era ghiaia, poi erano anche blocchi di cemento contenuti da sacchi di juta, sacchi rinforzati da materiale più resistente, e perché chiaramente non era possibile riprodurre anche la massa esattamente come era, perché ovviamente dal punto di vista tecnico non era Non possibile era fattibile. riprodurla. Ecco. Tuttavia poi esperimenti successivi, diciamo, al disastro hanno dimostrato che il modello, se interrogato con il giusto tempo di caduta, avrebbe fornito un'onda dell'altezza dello Certo, stesso ordine di certo. Sì, grandezza di sì, quello che infatti poi aveva dato indicazioni molto importanti, chiaramente fatte le dovute proporzioni, sull'altezza che avrebbe potuto raggiungere l'onda nel caso di franamento con quelle caratteristiche di materiale, di velocità, eccetera, sul bacino del Vajont, e quindi questo aveva dato indicazioni anche sulle quote di sicurezza alle quali ci si doveva attenere. per molti anni tuo padre ha deciso di tacere pubblicamente sulla sua esperienza personale al Vajont. Che cosa gli ha fatto cambiare idea dopo tanto tempo al punto di pubblicare un libro al riguardo che contiene alcune delle immagini che ci hai mostrato oggi? Ma guarda, l'argomento del Vajont è stato sicuramente uno dei campi di studio, di rilievo, di analisi dal punto di vista scientifico-accademico che sicuramente ha coinvolto mio padre maggiormente durante gli oltre 40 anni di carriera accademica. Dal punto di vista scientifico, lui se ne è occupato a vari livelli, ha fatto anche numerosissime pubblicazioni, partecipazioni a convegni, non ultimo quello del 1986, in cui sono stati presentati i rilievi e gli studi dei citati professori Endron e Patton in un, che avevano pubblicato questo studio importante che si occupava dal punto di vista geotecnico della frana del Vajont. Ehm, Lui sostanzialmente aveva visto che verso la fine degli anni 90 si era creato un rinnovato interesse verso eh, l'argomento del Vajont, sia da parte di alcuni che avevano prodotto spettacoli teatrali, addirittura anche un film, e sostanzialmente ha voluto riassumere nella pubblicazione del libro che poi è stato edito nel 2002, nel 2001, la prima edizione, tutte quelle che erano le conclusioni a cui lui era arrivato e anche aggiungendo numerosi documenti, interviste, contatti, notizie che aveva anche raccolto nel frattempo e che non riguardavano prettamente gli aspetti scientifici, chiaramente eh, racconti, diciamo, testimonianze che lui ha raccolto anche da tante persone che hanno vissuto in prima persona la vicenda del Vajont, aggiungendo poi anche le sue considerazioni, perché lui chiaramente sia fino al 61 che dopo il 63 aveva vissuto in prima persona e che quindi si sentiva anche in dovere di eh, esprimere, di portare a conoscenza
come dicevo, sia dal punto di vista prettamente scientifico-geologico, ma anche dal punto di vista personale, perché chiaramente, avendo vissuto in prima persona queste vicende, poteva portare un contributo alla conoscenza. Lui ci teneva molto che la vicenda del Vajont fosse conosciuta e che se ne parlasse con cognizione di causa. Questo era uno degli aspetti fondamentali a cui lui teneva molto e che sicuramente in tutti i suoi anni di studio ci teneva a ribadire in maniera abbastanza ferma. E questo si collega bene a quello che è l'obiettivo di questa serie di episodi, di questo podcast, che è quello di parlare del disastro del Vajont per farlo conoscere quanto più possibile, cercando comunque di imparare dagli errori commessi affinché non si ripetano più, perché un disastro del genere non si ripeta mai più. Quale pensi che sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro? Ma guarda, secondo me è proprio parlarne, documentarsi, informarsi da chi ehm, questi aspetti li ha conosciuti, magari anche in prima persona, se possibile, andare sul posto, rendersi conto dei luoghi, rendersi conto, anche, magari degli aspetti geologici, perché chiaramente se uno guarda solo delle foto, guarda solo delle pubblicazioni, può avere molti concetti, può avere molte nozioni, ha sicuramente tante informazioni, però andando sul posto chiaramente si rende conto in maniera più diretta e in maniera più concreta di quella che è la situazione dei luoghi e poi chiaramente ci si può anche informare, anche conoscere, sentire, diciamo, informazioni per interposta persona, però sicuramente la conoscenza diretta è quella che maggiormente ti porta poi a capire quello che realmente può essere successo. In particolare per una vicenda così complessa come quella del Vajont, per cui secondo me è importante parlarne e anche questa attività che noi oggi abbiamo cercato di fare va sicuramente in questa direzione. Per cui ti ringrazio anche di avermi chiesto di fare questa intervista perché sicuramente nel mio piccolo posso aver contribuito, portato un contributo alla conoscenza perché poi anche altri si facciano un'idea e possano eventualmente interessarsi a documentarsi anche da altre fonti, chiaramente. E io ringrazio te per essere stato con noi oggi. Grazie davvero. Grazie per essere stati con noi. Vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese. Saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del Vajont.